Ciao a tutti amici dei Mapaue, io sono Simo, bentornati su Genshin Impact per questa guida per abbattere Child Boss con estrema facilità, anche per free to play ragazzi. Ebbene sì, perché sebbene Child Boss al momento sia il boss più difficile disponibile su Genshin Impact, in realtà è un poppante se messo a paragone con le nostre capacità incredibili, quindi andiamo a vedere come affrontarlo. La battaglia ragazzi è divisa in 3 fasi, quindi nella prima fase sarà di tipo idro, nella seconda di tipo elettrico, nella terza utilizzerà entrambi gli elementi perché sì. Nella prima fase sarà molto più semplice, sicuramente la fase meno complicata da affrontare. Child sarà di tipo idro. Gli attacchi più complicati da schivare naturalmente sono l'attacco a mortaio, dove lui sparerà con l'arco verso l'alto e sparando in questa maniera creerà delle zone che verranno colpite dalle sue frecce d'acqua e vi faranno un mare di danno. State attenti alle aree blu che ci saranno nella mappa e schivatele, semplicemente molto easy. Il secondo attacco più pericoloso in questa fase è sicuramente la balena, un attacco super scenografico e bellissimo ragazzi, dove lui praticamente evocherà una balena di tipo idro che vi farà grossissimi danni al vostro team. Molto pericolosa ma abbastanza facili da schivare entrambi, basta che infatti con la balena vi sposterete vicino a Child e schiverete l'attacco. Approfittando tra l'altro dell'occasione di schivare potete anche attaccarlo nel momento morto. Infatti Child fra un attacco e l'altro ciondolerà un attimo, avrete occasione di andare lì, attaccarlo e togliergli qualcosa. Lui dispone di uno scudo fisico, una volta che questo scudo sarà distrutto lui sarà un po' più vulnerabile ai danni e soprattutto comincerà a ciondolare un pochino per la mappa e sarà completamente vulnerabile ai vostri colpi, sarà la vostra completa mercé. In generale quindi per la prima fase non è troppo complicata, la seconda fase invece è forse quella più difficile. Lui diventerà di tipo elettro e switcherà utilizzando la polearm, quindi la lancia. Gli attacchi più difficili, gli attacchi più forti di cui disporrà saranno sicuramente gli slash, compierà tipo 5 slash molto veloci in un'area ben precisa. Sono relativamente facili da schivare, bisogna stare molto attenti. Il secondo attacco più potente è sicuramente l'anello elettrico. Infatti l'anello elettrico si stringerà sui vostri personaggi, Child dopo tot secondi scomparirà e ricomparirà sul vostro cranio per spaccarvelo con un corpo elettro ad area che fa veramente malissimo. Questo attacco è molto difficile da schivare. Consiglio in questo caso, per non saper leggere né scrivere, di switchare con il proprio tank, buttarsi lo scudo addosso e parare il più possibile. La terza fase invece è quella in cui ci sarà sia idro che elettro. Lui in pratica qui avrà un mix di entrambi gli attacchi del tipo idro e del tipo elettro, quindi compresi anche quelli più pericolosi che vi ho citato in questo momento. Però gli attacchi più pericolosi qui in questo caso sono sicuramente i suoi slash elettrici, in questo caso lui compierà una serie di attacchi elettrici, la balena e il mortaio idro. La balena funziona esattamente come nella prima fase, anche il mortaio, col semplice fatto che qui copriranno un'area molto più estesa e quindi saranno un po' più complessi da schivare. Anche qui ragazzi niente di impossibile, si riesce a fare tutto, quindi dovete solo stare molto attenti a quando lui cambierà posizione istantaneamente, farà una specie di blink istantaneo nella mappa, dovete stare molto attenti e cominciare a muovervi verso di lui. In generale qui la strategia è un po' mordi e fuggi, dovete approfittare dei momenti giusti per attaccarlo e fargli davvero male e allontanarvi tantissimo quando invece siete in pericolo, per esempio nel caso del mortaio. Quindi qui la strategia è un po' varia, dovete basarvela un po' anche sul vostro istinto. In generale qui consiglio di portare tanto cibo e soprattutto materiali di crafting per la resistenza delle varie difese elementali, quindi soprattutto se ne avete bisogno, che avete personaggi che sono fatti di carta velina, approfittatene e usatene. Molto probabilmente la fight durerà più di tot secondi, quindi dovrete portarvene più di uno. Tuttavia sicuramente vi saranno grandissimamente utili, ve lo posso garantire. Stessa cosa il cibo, non andateci senza cibo per resuscitare, perché i suoi attacchi compiranno davvero dei danni grossissimi, dovete stare molto attenti. Quindi avete bisogno sia di oggetti per resuscitare che di oggetti per curare, perché nonostante
nonostante consigliamo comunque di portare più di un healer, potrebbe capitare che qualcuno venga ucciso nel tentativo di schivare determinati attacchi, quindi per non rimanere scoperti portatevi sempre dietro qualcosina in più. Voi adesso avete sentito un pochettino come Child che cosa vi potrebbe aiutare, ma non avete ancora capito effettivamente che personaggi portare per battere questo povero Cristo. In generale il team dovrebbe essere formato da un DPS, da un personaggio dello stesso tipo del DPS in maniera tale da garantire la risonanza, quindi più potere per il vostro DPS, un supporto che vi fornisca il più possibile la vita e un personaggio che vi permetta un pochettino di assorbire i danni e comunque proteggere un attimino il DPS. Ora, io parto dall'idea che siate un po' sfigati come me, quindi ovviamente vi esporrò in primis un team free to play con personaggi che più o meno dovreste avere tutti. Diciamo che come team free to play io consiglierei come DPS indubbiamente Xiangling. È il personaggio DPS che più o meno tutti, anzi tutti abbiamo, perché si vince gratuitamente, è una bellezza, è veramente un bel personaggio e fa i big danni contro Child, quindi veramente io l'ho anche utilizzata e ci sta, contro Child funziona, è perfetta. E come secondario, se non avete nessun tipo fuoco, mettete Ember, che vabbè è l'ultima, cioè personaggio un po' così, però vi permetterà di prendere qualche danno eventualmente da Child se non sapete con chi cambiare, e soprattutto vi garantirà la risonanza. Come support ovviamente non posso non citare Barbara, che probabilmente è la regina dei support free to play. È veramente utilissima e se viene bella pompata riesce a fare di quelle cure, ragazzi, che veramente con un colpo vi cura tutto il team, ve lo illa che è un piacere. Come invece possibile assorbimento danni come personaggio che vi permette un pochettino di proteggere il vostro team, io ragazzi cioè è impossibile che non vi consigli Noelle. Noelle, ragazzi, è magica. Noelle vi renderà la vita veramente semplicissima contro Child. Vi parlo anche di esperienza personale. Infatti Noelle, nel caso in cui il vostro personaggio, ne so, DPS stesse per morire, crea automaticamente uno scudo che lo proteggerà e che quindi vi consiglierà di non farlo morire, di switcharlo in tempo per evitare appunto la sua morte, che ne so, switchate con Barbara, papapam, lo illate e poi lo riswitchate. Quindi veramente Noelle rappresenta, secondo me, in un team free to play il possibile mezzo tramite il quale veramente battete Child senza battere proprio ciglio, non dovreste avere problemi. Infatti Child, come vi ha detto prima anche Simo, ha un colpo che one shotta, ossia il colpo del cerchio di tuono che si forma attorno. Con Noelle non vi shotterà, vi ridurrà male ma non vi shotterà, perché quello scudo vi permette di rimanere belli vivi. Oltre al fatto che Noelle, vi ricordo, se ha attivo lo scudo, permette di fare anche delle cure. Quindi funge non solo da assorbimento danni, ma anche da secondo support. Ovviamente, se avete personaggi DPS support più potenti, vi consiglio di metterli. Per esempio, come DPS io ho utilizzato Klee, perché è l'unico personaggio DPS che ho trovato, unico 5 stelle. Klee ovviamente vi renderà la vita ultra facile. Un altro personaggio può essere benissimo Diluc, e poi ci sono tantissimi altri DPS comunque di altre tipologie come di tipo tuono, che ne so, Fischl, visto che tra l'altro adesso con l'evento risulta free to play, quindi fantastico. Se poi non avete personaggi tuono secondari, mettete Lisa si chiamava, o Lisa Lisa è quella di Jojo. Ho fatto Lisa comunque, che fa schifo perché a me non piace personalmente, ma proprio zero, ma anche qui vi garantisce la risonanza. Se invece avete un DPS fuoco come Diluc, Clio o quant'altro, come secondario può essere indubbiamente carinissima Xiangling, perché è un ottimo DPS support, oppure Bennett, un altro ottimo support di tipo fuoco che vi garantirà anche un bel boost d'attacco, niente male. Quindi c'è un po' l'imbarazzo della scelta. Come support, oltre a Barbara, che è ottima, mi sento di consigliarvi Kiki se l'avete trovata. Se siete poracci come me, mi dispiace amici. Kiki indubbiamente è utile perché vi permetterà di congelare Child nel momento in cui sarà nella forma acqua, quindi insomma anche quella lì carina, oltre al fatto che appunto cura. Oppure Diona. Anche Diona è molto utile per healare, oltre al fatto che vi fa pure lo scudettino, quindi un po' di assorbimento dei danni ce l'avete pure da Diona, può sempre risultare utile per congelare, e
per dare vita, essendo un ottimo support. Un altro possibile support che assorbe un pochino i danni non è ovviamente al pari di Noelle, ma comunque vi garantisce vita e minimo di assorbimento danni è Xingqiu. Ovviamente tutto questo può esservi d'aiuto per riuscire a battere Childe per la storia, per proseguire nella storia, ma nel momento in cui Childe non è da battere solo nella storia, ma è uno dei boss settimanali, se non volete bestemmiare ogni volta, indubbiamente una soluzione è di giocare con qualche amico. In due già è veramente una sciocchezza da battere, quindi noi vi ricordiamo, ve lo ripetiamo e ve lo ribadiamo, ci trovate su Discord la sera, quindi se avete bisogno ci dite ragazzi non riesco a batterlo questo child boss, voi ce lo dite, ce lo comunicate, ci sentiamo su Discord e ci facciamo una partitina per aiutarvi. Inoltre vi ricordiamo che noi siamo in live e aiuteremo voi ragazzi. Oltre a Child possiamo benissimo anche metterci lì e fare delle missioni come le Line, comunque tutte le missioni che permettono di proseguire nel Battle Pass. In generale, insomma, venite, ci facciamo una chiacchierata, ci facciamo qualche missione di Battle Pass, boss settimanali, lupo anche interessante. Venite, insomma, ci divertiremo, ingrasseremo di parole e Genshin Impact insieme a voi. Quindi ricordatevi, ogni sera ci trovate su Discord. Stasera siamo in live. In live! Noi, i Mapaue, ci credete? Ora vi lasciamo a questo squisito gameplay che abbiamo fatto io e il mio socio Simone dei Mapaue, dove vi facciamo vedere un pochettino con i nostri team cosa riusciamo a fare contro questo Child. Ah, eccoci arrivati da Child Boss. Siamo arrivati da Child Boss, io direi di entrare, farvi vedere un attimino il team, che è composto, come abbiamo detto, da un DPS che nel mio caso è Klee, unico 5 stelle trovato, e tank Noelle, molto utile. Poi mi ritrovo un bel support comunque per la risonanza del tipo fuoco, che è Xiangling, ottima, e Xingqiu, che mi permette di assorbire danni, di curare, eccetera. Forse sarebbe meglio ancora Barbara, ma a me piace Xingqiu. Mi serve più che altro perché con la ulti faccio il Vaporize con il combo con Klee. Come vedete questo team non è livellatissimo, Klee è al 70, Noelle al 70, quindi sono pari, mentre per quanto riguarda Xiangling e Xingqiu, non Xingqiu, sono un po' più bassi della media, quindi comunque Arekuki riesce a portarli, se la gioca abbastanza bene. Ma facci vedere Arekuki questa partita contro Child. Partiamo con bando alle i ciance. Personaggi. Allora, io partirei subito flexando lo scudo e anche la protezione, in questo modo, che comunque è bello parato. Ecco, queste sono le frecce dritte che invece non ho spiegato perché erano un po' più, diciamo, è un attacco un po' più basico di Child. Questo è il mortaio, amici, questo è il mortaiozzo, fa malissimo, dovete stare molto attenti. Ma che stronzo, continua a spostarsi. Continua a spostarsi, sì, oggi c'ha voglia di morire, Child. Aia, mi ha colpito male. Creiamo un po' di vita per la prossima fase. Vedete, fra un attacco e l'altro comunque ciondola parecchio, poi si piazza quello... la balena! Eccolo qui, questo è l'attacco della balena, dovete stare molto attenti. Anche questo molto grosso come attacco. Che e qui switcherà. Cambio di stile. Cambio esatto. di stile. Delusion Unleashed. Questo è di tipo tuono e avrà una pole arm. Questo è lo swing quintuplo, diciamo. Altro attacco, diciamo uno degli attacchi più forti di questa versione. Sicuramente l'attacco più forte è il ring. Lo farà almeno una volta, penso. A me queste luci mi stanno veramente ridicole. Tu non hai idea di cosa Sì, perché ce li hai direttamente giocare con... No, ci credo, ci credo. Ragazzi, voi non potete capire la situazione che abbiamo qui. No! In cula. Sono fottuto. Avete visto? Scudo, corso. Parato benissimo. Non mi ha levato molto. In verità one shot, quindi sì, dovete stare molto calcolate molto che attenti. bisogna utilizzare
Tra l'altro quando avete sto segnalino addosso prenderete anche più danni, quindi dovete stare molto... Ecco. Me l'ha one-shottata? Te l'ha one-shottata poco prima che riuscissi a sconfiggerla. Che sfiga, amici, ma che sfiga! Ok, terza fase ragazzi, qui sia tuono che acqua, quindi ecco, vi farà dei begli attaccozzi. Qui utilizzate Noelle per parare e curare la vostra Klee che avete appena ripristinato, perché giustamente Arekuki l'ha fatto morire male. Molto male. Sì, nel peggiore dei modi che Arekuki potesse. Comunque, come vedete, para veramente molto bene i danni. Molto bene. Quindi Klee è praticamente fullata solo grazie agli attacchi di Noelle. Non farete grossissimi quantitativi di danno, ma questo è perfettamente normale. E anche perché non è buildata sul danno lei, Vabbè, poi comunque... Lei volendo può anche essere buildata DPS. Io la buildo così per motivi strategici. Beh, ovvio. Qui c'è la connessione, sai? Sì, è saltata la connessione. Ecco, vedi che gli è arrivato il danno tutto d'un colpo. Semplicemente manca la connessione. Vabbè, Arekuki ha la difficoltà extra con le luci negli occhi e la connessione che salta, cioè... Bello! Via! Switcha, per forza. Ecco qua, hai visto? Madonna, quanto lagga. E tra l'altro hai Klee ancora viva, attenzione. Non so. Non l'avevo mai visto. No, questo attacco qui non l'avevo mai visto neanche io. Mi duole doverlo vedere proprio nel momento della ripresa. Questo sicuramente non è una run esemplare, amici. Oh, allora, con tutti i problemi del caso, con tutti i problemi, come vedete, con questo team non si può perdere. È impossibile. È impossibile. Questo è sostanzialmente il team che io ho pensato. In generale, secondo me, è un team che ha una sua sinergia. L'ho pensata proprio perché, essendo sfigato, dovevo iniziare a pensare un po' con la testa. Noelle secondo me è un bel personaggino, anche se avete personaggi di livello 5 eccetera. È ottima, è veramente ottima. Poi c'è da dire una cosa, che giustamente Klee qui non è obbligatorio. Se volete farvi un team un po' più free to play, come vi dicevo, vi potete anche immaginare la cosa in un altro modo. Potete mettervi per esempio Bennett, potete mettervi Ember e utilizzare Ember come supporto, e piuttosto utilizzate Xianling come DPS. Xianling è anche più resistente rispetto a Klee. Ovviamente Klee l'avete visto, cioè lancia una bomba, li leva a metà vita, però... diciamo che facendo così resiste. protrarrete un filino di più la fight, ma non per questo non riuscirete a portarla a casa. Potenzialmente potete batterla anche solo con Noelle. A quel punto l'unico problema grosso che avete sono gli artefatti. Se non riuscite a raggiungere abbastanza danni decenti eccetera, l'unico problema lì è quello lì. Quindi, altra cosa, se ancora così con tutti questi consigli non ce la fate a batterlo, noi vi aspettiamo questa sera in live per farlo insieme a noi. Vi mostreremo che fatto in due è molto più facile. Mi raccomando, vi aspettiamo in live alle 9:15. Qui da Mapao è tutto e noi come al solito ci ribecchiamo questa sera in live dopo tanto tempo. Ciao a tutti! Ciao! Finalmente potrò giocare a Genshin Impact in pace. La 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 la. Ah! Greco! Stramaledetto! Ancora tu! Sempre a rubare materiali! Solo qualche materialino! Qualcuno fermi quei pantaloni!